Ragazzi, quanto si guadagna a fare MMA in Italia? Io sono convinto, con 1 milione di followers su Instagram, tu non chiedi più lo sponsor alla ditta di turno che fa i guantoni, ma chiedi che cada Dolce Gabbana, Gucci. Tantissima gente che ti sponsorizza, è tutta gente che praticamente ti è vicino. Johnny Walker è venuto un giorno mentre facevamo i PAU, viene da noi e si mette a raccontarci la sua strategia contro Ankalaev. Okay. Io so di gente recentemente che è stata cacciata perché ha fatto foto con altra gente che era andata via da quella palestra. Però il discorso di pagare un TikToker per fare un video con lui, a me girano i coglioni, perché... Però... Lo devo... No, beh, lo tengo in mano. No, attaccatelo, solo io lo... Attacca bro. Attacca bro. Perché è nero ed è peloso. Bravo. E poi c'ha la pallina. Sembrava super bellino. Più lo tocchi più sputa lì. Perché senti fa... Io sono molto per gli interracial come categorie. Quale cazzo guardiamo? Guardiamo quella centrale, tanto pensa. Perché non sei abituato a essere intervistato da una cosa professionale, vero? No, ce ne mettono tanti, però dicono quella principale e quella in mezzo. E poi dicono... per capire quel profilo... Posso partire col video o devi fare... Una delle domande, ragazzi, che mi fate sempre più spesso è quella di voglio fare il fighter professionista, no? Quindi voglio intraprendere la carriera da atleta pro, che può essere magari di pugilato, MMA, kickboxing, Muay Thai, quello che volete. Come mi muovo? Cioè, cos'è che devo fare? In quale palestra mi devo allenare? Quanto mi devo allenare? Quanto posso guadagnare e come guadagnare facendo questo sport, magari a livello professionistico, che ricordiamo diventa poi un lavoro, cerchi di puntare a farlo diventare un lavoro. Qual è il miglior posto e qual è la miglior persona a cui chiederlo, se non me che sono uno youtuber, ma magari dei fighter? Abbiamo qua Tanio e abbiamo qua Walter, che sono 2 fighter comunque, ragazzi, che si allenano, hanno avuto anche occasione, anche te Tanio ti sei allenato, comunque ti alleni all'SBG, quindi all'estero, e quindi la domanda è rivolta verso di voi. Voglio fare il fighter professionista, come faccio? Come fai? Sicuramente devi trovare una palestra super adatta, e non le trovi in Italia. Cioè in Italia non sono tantissime le palestre adatte, perché come dicevamo pure prima ci sono tanti tuttologi o... Chiaro. Capiamo. La trovate qua, cioè vendiamo la palestra. Sì. Sicuramente da me Walter la trovate. A Milano da me Walter la trovate. Però no, è dura, cioè se si fa fatica ad andare all'estero perché magari ci vogliono tanti soldi eccetera, spostarti in una città dove c'è una palestra adatta oppure fare magari dei camp lì sarebbe l'ideale. Poi per il resto ti devi fare il culo, poi dipende tanto da te, dove vai, dove ti alleni. Anche non so, io da Napoli mi sono trasferito qua a Milano per iniziare a fare il pro, poi c'era un buon percorso, però per alzare il livello poi sono dovuto andare in SBG, quindi ti devi fare tanto il mazzo. Però c'è da dire anche un'altra cosa, ecco, tu mi hai accennato la cosa del farsi il culo, no? Farsi il mazzo. C'è questo concetto di minchia, devo sudare, devo spaccarmi il culo, che ci sta, è vero. Però io ho una mia visione mia, che è quella di se stai spendendo tempo nella barca sbagliata, cioè succede che cazzo fai? Io mi sto allenando, sì, magari come è capitato, mo mi viene in mente Scatizzi, no? Che raccontava della sua prima palestra che lo faceva correre vestito da pompiere, che cioè lui sudava oggettivamente nella sua testa, pensava di dire io divento un fighter assurdo. Assolutamente. Quindi, ma ci siamo passati tutti. Io, come ti dicevo già la volta scorsa in Irlanda, nella mia vecchia palestra, nonostante vincessi, perché ero un atleta comunque che, ripeto, prima di andare in SBG avevo un record importante, avevo 10-2, quindi nel senso un record molto alto. Facevamo dei lavori che, se ci penso adesso, dico erano totalmente distruttivi. E ti ricordi, ti dicevo, ci facevano correre con un elastico da qua al sole. Alle 2 del pomeriggio da qua al sole erano 8 chilometri, alle 6 di sera da qua al sole era da qui alla colonna. Quindi e soprattutto, ripeto, con della gente che era tuttologa, dove vogliono avere il dominio totale sulla persona, sull'atleta a livello
full, cioè completo. Chiaro. Non è così. E noi quello che stiamo portando, che al di là adesso appunto che vogliamo far crescere le palestre in Italia, infatti lo switch secondo me sarà da quando poi noi inizieremo realmente ad aprire le palestre, che abbiamo avuto queste esperienze negative e positive poi dall'estero. Che avete visto sia una che l'altra. Bravissimo. Dove, ripeto, come dicevo prima, il corso che facciamo noi la sera, lui fa tutta la parte di striking per MMA in piedi, io faccio tutta la parte di wrestling e parete, grappling, ma non perché io non sia capace a boxare, è perché lui è più bravo. E perché devo conosciamo i nostri limiti. Perché devo sprecare tempo a insegnare magari una cosa sbagliata quando uno che allena me, io alleno lui, cioè nel senso è inutile perdere tempo, si fanno le cose fatte bene. E un'altra cosa che mi stava passando per la testa, tanti mi hanno criticato un video che ho fatto nel quale mi dicevano sì, ok Ervil, ma come faccio a capire se il mio coach è giusto o non è giusto? Allora, quello che mi sono sentito io di consigliare, poi adesso mi dite la vostra, non puoi. Quindi le ossa te le devi fare in qualche modo. Cioè nel senso, io vado, mi alleno, dopo un anno o due ho le competenze per poter dire ok, forse soprattutto adesso che c'è internet, raga, internet è la svolta. Tu vedi allenamenti di tanti professionisti che postano ogni giorno e dicono perché quello fa così e non lo vedo che cazzo ne so che corre tutto il giorno? Cioè, giusto? È giusto, te ne rendi conto col tempo, secondo me. Col tempo te ne rendi conto quando inizi a sbattere con la testa in faccia al muro, ti dici ok, c'è qualcosa che non va, esatto. E poi sicuramente inizi a girare le palestre, ti fai un camp di una settimana da una parte, ti fai un altro camp di 20 giorni da un'altra, vedi come si allena una palestra, vedi come reagisce un coach, allora dici ok, c'è qualcosa di sbagliato. È uno dei motivi per cui questi coach, non per pseudo coach, non ti fanno andare nelle altre palestre. Iniziate questa è una risposta. Andarvene via quando c'è quello è il primo campanello d'allarme. Esatto, se c'è il coach che ti dice no, tu non giri, non vai all'estero da un'altra parte, oppure semplicemente nel quartiere di fianco a fare sparring perché qua impari tutto e facciamo tutto qua. È vero. Fatevi delle domande, ecco, non dico altro. Diciamola, uno dei primi campanelli d'allarme per capire se è un coach, perché magari ne diciamo mentre in questa chiacchierata, lungo la chiacchierata, magari ne tiriamo fuori qualcuno. I campanelli d'allarme del coach, come mai un coach, quando è che un coach può sembrare che forse non è tanto convincente. E quella cosa lì è giustissima, Tanio, la roba che hai detto del coach, a me è capitato di sentire tante persone che mi scrivono, ma anche dilettanti, non per forza professionisti, tanti dilettanti che addirittura ho sentito storia del coach che va da un altro coach dove è andato a provare il suo allievo, a litigare con l'altro coach, di lasciar perdere. Ma ti rendi conto di che cazzo stiamo parlando? Cioè, certo. Partiamo dal presupposto che io atleta, io Ervin, se vengo qua in palestra io ti sto pagando l'abbonamento. Ma questo purtroppo non è così. Questo è un altro punto. Perché purtroppo c'è troppa gente che quando tu metti... Però non mi stai regalando nulla. No, però quando tu metti quel piede dentro quella materassina tu diventi proprietà mia. Quello è un altro campanello d'allarme che è sbagliato. Okay. Io so di gente, recentemente, che è stata cacciata perché ha fatto foto con altra gente che era andata via da quella palestra. Mamma mia. Questo ti fa proprio totalmente switchare la cosa e dici, ma stai scemo. Che per me, se ci pensi, una cosa è come andare. Ti pago. È come andare al supermercato, fai la spesa, il giorno dopo vai da un'altra parte e poi non ti fa rientrare. La Coop ti chiude. Bravo, la Coop ti dice: tu ieri hai fatto al Penny Market, sei andata, che Barbone. Tu non metti più piede qua nel posto da ricchi. Assolutamente. Cioè, capisci? Che cazzo vuol dire? C'è tante cose, sicuramente è la paura di un coach di non essere all'altezza di quello che l'atleta può trovare dall'altra parte. Perché se io so di essere competente, per me puoi andare dove c'è voglia. Bravo. Certo che si instaurano delle... Soprattutto se ci tieni magari al tuo allievo che sai che può crescere. Sì. E poi tanto... È un po' come nelle relazioni, no, ragazzi? Più opprimi una persona, più quella persona scappa. Trova la libertà. Vero. Certo. Perché dice, minchia, qua si sta meglio. Se invece gli lasci la libertà, è capace che quello andrà ad allenarsi all'SBG per di dire... nascosto? No. Ok, io dico il contrario. Sì. Se va di nascosto, poi non verrà più da te perché ci avrà la coda di paglia, perché ti incazzi. Tutta la vita. Se gli lasci la libertà, è capace che vai in SBG, si allena. Però poi torna da te quando è qua, hai capito? Perché dice, io credo in te, voglio che mi porti tu a combattere. Noi il nostro attuale coach ce lo stiamo portando in SBG e lui sta imparando, lui sta entrando nell'ottica anche di John Kavanagh e i prossimi angoli saranno probabilmente sia per me che per lui, ci sarà John
e probabilmente ci sarà il nostro coach. Quindi anche per lui è una bella botta, nel senso essere con un coach rinomato. Chiaro. Certo che se tu però hai paura di... hai già smesso. Se c'è la sindrome da c***o piccolo, ad un certo punto succede comprerai il SUV gigante. Q2, sì. Escono fuori le foto, no? Sì. Sì, assolutamente. Scamato poi all'improvviso. Mamma mia. Quindi abbiamo percorso la prima parte, no? Abbiamo deciso che devo cercare una palestra, quello è il primo punto, trovare una palestra decente, lo capite dopo un po' di tempo. Si presuppone che se volete fare i fighter professionisti siete già a un punto che vi state allenando da diversi anni, quindi quando vai in una palestra bene o male capisci come l'andazzo, il coach, eccetera. Quindi ora tipo i match, voglio cominciare a guadagnare facendo questa cosa qua. I match qua chi è che te li propone? Come viene gestita tutta sta parte qua? Parlate va che è meglio. Parlate adesso che è meglio, va. Allora, i primi match sicuramente vengono gestiti dalla palestra, nel senso, come sta succedendo a noi, gli organizzatori contattano me e lui perché sanno sia il livello di atleta che siamo e sia che abbiamo i corsi, quindi vai durante gli open mat, cerchi questa gente qua e dici noi abbiamo aperto questo corso. Quindi i primi match vengono gestiti principalmente dal vostro coach, fondamentalmente. Chiaro. E giustamente si sceglie un match. Sì, certo, cioè sarebbe sbagliato dire scelgo il match. Si cercano anche dei match per vincere, fondamentalmente, per perché tutti certo, vogliamo Che sia normale, ma lo fanno. ma anche per pubblicità. Qua voglio dire anche una cosa a favore comunque, perché molti dicono però gli italiani qua si fanno i match. Ragazzi, Floyd Mayweather, Canelo Alvarez, i primi 20 match è tutto con pippe. Sì, poi nel pugilato poi sta Capisci? è È moltiplicata per veramente tantissimo. Ma Però è normale noi- che i primi match lo fai per crescere un po'. È un'immagine. Poi allora sappiamo benissimo, perché ne parliamo spesso, ti entra l'atleta qua, che noi lo vediamo e dici questo può far carriera, questo non la farà mai, però vuole fare il professionista, sappiamo già dove potrà arrivare. Quindi cosa succede? Gli fai fare una carriera in un Tu certo riesci già a modo. capire questa cosa Sì, da come si muove. Noi ne abbiamo parecchi di esempi. Di chi farà carriera, giustamente, lo sappiamo, si fa pizza in gabbia, quindi Sì, nel sì, senso, sì, la sì. pizza sbagliata può anche essere un fenomeno, ma non lo fai. Chiaro. Però sai già chi puoi dargli, tra virgolette, il match di esperienza e poi farlo andare come un cane sciolto contro chiunque, perché lo farà. E c'è gente che invece ha bisogno di fare la carriera calcolata perché sai già che arriverà. Ok. Quindi c'è da creare oserei dire anche che è giusto così. È giusto, è corretto, giusto, una ma questione l'abbiamo di fatto anche immagine. noi, cioè, l'abbiamo fatto anche noi. I primi match nostri erano un continuo crescendo fino ad arrivare ad avere la possibilità di andare poi all'ipotetico estero, perché poi subentra una certa che tu dici ok, devo prendere un manager. Perché giustamente tu da coach non puoi avere tutti gli agganci che ci sono in giro. Ovvio. Il manager va pagato, il manager va scelto in una maniera corretta e da lì allora inizi a ottenere qualcosa in più, cioè soldi, visibilità, eccetera, eccetera. E lì puoi pensare e ragionare di fare l'atleta a tempo pieno, ma fino a che non arrivi almeno a una certa soglia, io lavoravo in fabbrica 8 ore, mi facevo i turni di notte per allenarmi di giorno. Lui andava in discoteca di notte, lavorava nei ristoranti il weekend e cosa fai? La stessa identica roba. Bello sbattone. Sì. Ora voi sicuramente- a livello di carriera, di cosa vi occupate prevalentemente? Fighting, cioè fare i professionisti. Cioè, ovviamente abbiamo come obiettivo portare allora, ti dico la verità, il nostro principale obiettivo è creare una squadra per cui allenarci qua a Milano e ci stiamo riuscendo. Anzi, non dico ce l'abbiamo, però adesso a Milano ci possiamo allenare. Siamo partiti che eravamo io e lui, ma veramente eravamo io e lui. Adesso ci troviamo sul tatami con 4-5 professionisti e in Italia non tutti hanno sul tatami 4-5 professionisti che si allenano contemporaneamente. Poi sì, facciamo i corsi, però principalmente puntiamo a fare solo il fighting, a cercare degli sponsor che ci permettono di allenarci senza stare troppo dietro ai corsi, alle lezioni private, andare a fare catering e a lavorare in discoteca. Perché ti toglie tempo. Ti toglie Energie. esatto, energie. Cioè, lavorare in discoteca di notte dici vabbè, ma ce l'hai il tempo, sì, però poi non dormi la notte. Non dormire la notte, cioè, lo sai, capito? Sbagli i pesi. Sbagli, ti sono un sballi sacco di cose. tutto. Quindi sì, principalmente l'obiettivo è andare a fare solo fighting. Chiaro. Solo fighting. Chiaro. Per te invece? Io, vabbè, sono più vecchio di Tanio, quindi diciamo il mio obiettivo Quanti sicuramente... anni c'hai, Walter? 31.
Io ho iniziato. Porca, c'hai 31 anni. Io ho iniziato Sei tardissimo. già vecchissimo. Sì, che brutto. Mica a 31 anni vuole fare il fighter? Io ho iniziato tardissimo. Io anche comunque. 31 anni pure io. Io ho iniziato tardissimo a fare il professionista perché ho fatto 20 anni di judo fondamentalmente, quindi mi sono avvicinato tardi. A 26 anni ho fatto l'esordio da professionista, mettici anche l'anno del Covid e quindi nel senso. Chiaro. Però ho fatto una. Come ti stai muovendo comunque? 4 match l'anno. Porca miseria, è già tanto, eh? Sì, i primi 2 anni ho fatto 8 match ed ero 8-0, quindi nel senso ce l'avevi di testa. E andavi a lavorare in fabbrica, quindi perché dovevi vivere. Ok. L'obiettivo poi a me, lo ripeto, essendo anche un pochino più grande, è giustamente quello poi di sia entrare io in una grossa promotion e vivere col mio fighting, quindi poi più ho nomea io e più giustamente io voglio andare a aprire una palestra, a me piace insegnare. Chiaro. E portare i ragazzi a combattere, quindi il buon Tanio che con me cresce, io quando smetterò la carriera, speriamo il più tardi possibile, lui sale eccetera eccetera e quindi diventare già comunque il coach di uno che Certo, siamo cresciuti insieme. Tu no? dici giustamente questa cosa, se può aprire le porte. Sì. Io che entro magari in una Lui è la mia grossa. pensione. Esatto. Lui pagherà la mia pensione. Lui pagherà la mia pensione. Grande Tanio, mi raccomando, a cazzo duro. Questo mi ha scelto perché sapevo che avevo 25 anni, ho detto "Oh, 25 anni, c'ha già 10 Io l'ho match, scelto a non ho tanto 18 tempo." perché il primo match che abbiamo fatto io ero all'angolo di un altro ragazzo da me a Novara e lui faceva il match d'esordio a Italian Cage Fighting al Teatro Principe. L'ho visto e ho detto vabbè dai, è rachitico, pesa 35 kg, può fare contro le donne, mio. E vedo tu crescerà. Anche perché fosse stato più grosso l'avrebbe già preso un altro, dici. Non c'erano. Spettacolo. Come cazzo faccio a trovare sponsor qua in Italia? Difficilissimo. Come si fa a trovare? Si mandano mail, si ricercano persone comunque che conosci, che fai, cioè mandi comunque il curriculum del tuo record. Tantissima gente che ti sponsorizza, è tutta gente che praticamente ti è vicino. Ok. O come sta succedendo con me adesso, non lo nego, arrivano tanti perché hanno fiutato l'ipotetica chance importante. Ok. E quindi dicono me l'accaparro io prima che arrivi qualcun altro, perché fino a qualche mese fa sì, il mio amico del ristorante mi aiuta nei combattimenti, l'altro mio amico ha creduto in me quando sono stato lasciato a casa da una palestra in Italia, sono dovuto andare all'estero, mi ha aiutato economicamente. Mio padre che ha un'officina meccanica, non un'impresa, un'officina meccanica di paese. Abbiamo capito che sta bene, va? No, ha creduto in me e mi dice io ti chiaro. aiuto ad andare via. Certo. Mio zio che mi fa l'elettricista, cioè sembra una barzelletta, Chiaro. però sono questi, no, ce l'ho anche Chiaro. qua addosso. È tutta gente, tua amica che ti aiuta. Chiaro. Purtroppo come fai? aziende esterne non ci In credono Irlanda ti ancora. provano sia là, non è così. In Irlanda lo hai visto anche lui. Cioè, il minimo indispensabile. Io ultimamente per questo match ho parlato con qualche azienda seria, era interessata a sponsorizzarmi, ma con delle collaborazioni veramente ridicole. Cioè io gli ho risposto a un'email, gli ho detto senti, io faccio il fighter, non faccio il fashion blogger, cioè poi non mi hanno più risposto, giustamente, perché c'è però delle robe ridicole. Non credono in te, è questo il problema. Nessuno non credono in te, non credono in questo sport che sta crescendo sempre di più. Diventiamo cioè come sport diventa sempre più famoso in Italia e in tutta Europa. E solo quando poi arrivi a un certo livello iniziano a sponsorizzarti. Sì, da un passo però, hai capito? Cioè qui non ti caga nessuno, poi qui ti cagano tutti. Però non hanno capito che i soldi in quel caso lì servono quando tu sei basso di record. Per assurdo. Perché esatto. dopo, ora con i match che sto facendo, per assurdo, cioè guadagni bene, no? E non ti serve più a niente. Qua Tanio hai detto una cosa veramente interessante, che è la cosa le aziende comunque non credono negli atleti. Vero? Però c'è da dire anche un'altra cosa. Io oramai sto cambiando un po' visione, no, di tutto questo game. Quanto credono gli atleti in loro stessi? Perché ti dico questo? Perché ti dico, io faccio sempre il mio esempio, non ho fatto nulla di che, ancora lavoro in fabbrica, però comunque sto cercando di farlo diventare un mio lavoro questo. Io sto investendo tanti soldi, io col mio lavoro li reinvesto nella mia immagine per riuscire a crescere. Quanti atleti
che si mettono lì e dicono: sai che c'è, ma me lo faccio un book fotografico, ma me lo faccio, che cazzo, una collaborazione con qualche TikToker famoso, che lo pago, gli do i soldi, hai capito? Sì. Nel senso, tanti pensano che oramai sia solo essere un fighter professionista, sia solo stare in palestra ad allenarti, ma tu sei un imprenditore. Vedi, molti non capiscono questa cosa, e qual è il problema? Succede che l'azienda viene da te, sa che magari poi tu sei cresciuto mentalmente, no? Quindi già la pensi diversamente, però rimane sempre quel coglione di turno che dice: un paio di guantoni, sì. Grande, Oh, non bello, vedevo l'ora. grande, minchia, ma posso fare la storia sponsored by. È lì poi diciamo un po' il problema, no? Che Scat ne parlava di sta cosa. Scat ne parlava che poi il problema è che le aziende gli danno sti prodotti ai ragazzi. Non parlo di amatori, anche dei pro all'inizio. Ti accontenti perché ti senti figo. Ti senti figo e dici: ah cazzo, sono un super fighter, mi stanno dando i guantoni eccetera. Però il problema qual è? Che se un'azienda, allora tu dici, l'azienda, se tu non ti vendi giustamente fa fatica a contattarti. Noi da fighter, che comunque siamo molto, cioè a meno che non sei uno molto aperto, però noi come fighter pensiamo: ah, io faccio quello di mestiere, io sto in palestra a rompermi il culo, quindi devi... Però giustamente, come dici te, devi saperti vendere e devi saperti devi saper fare pubblicità, immagini, perché altrimenti alle aziende non interesserai mai, anche se diventi campione del mondo, cioè se non ti vendi nel modo giusto c'è un fai un euro, ti devi saper vendere. Guarda Demetrius Johnson penso sia l'emblema di questa cosa. Campione del mondo, per me è una leggenda dell'MMA. L'hanno buttato fuori non l'ho mai seguito praticamente. Bravo, cioè, e perché? Eppure secondo me tipo è il più forte insieme a John Jones nel mondo dell'MMA. John Jones lo conosco. Bene, perché si sa vendere. Perché aveva un contratto con Nike da milioni. Però capisci il problema qual è? Vedi, tu sei un imprenditore, la tua immagine vale esattamente quanto più di quello che sai fare. La tua immagine molte volte può arrivare a valere molto più di quello che sai fare. Ne parlavo con Morello di questo concetto. Un buon atleta cioè un ottimo atleta, un talento con un'immagine di merda non arriverà mai a essere campione mondiale. Un atleta di merda con un buon manager, una buona immagine, una bellissima immagine può arrivare ad avere... Prendiamo l'esempio di, senza nulla togliere magari a Scardina, per dire, no? Però guardate l'esempio, ha saputo vendersi come personaggio. Le borse che prendeva lui non c'è nessun pugile italiano che le prende. Sì, certo. Quindi voglio dire, ad un certo punto, cos'è che ti... Forse conviene spendere soldi anche nella tua immagine. Sì, però perché io sono convinto di una cosa, raga. Mo' ci lamentiamo perché anche io mi lamento molte volte degli sponsor, eccetera. Ma io sono convinto che ci avessi 1 milione di follower su Instagram adesso, reali, non fake, perché oramai la gente ti sgama subito. Però spendessi soldi in pubblicità fatte bene, in collaborazioni, quello vuol dire che pago magari, che cazzo, vi faccio un esempio, pago Fabri Fibra per farci un video, spendo 5.000 euro per farci un video con Fabri Fibra, cazzo, lo farei, un investimento per me, un ritorno d'immagine anche per me, certo. Capito? Un investimento che potrebbe essere un ritorno d'immagine. Io sono convinto, con 1 milione di followers su Instagram tu non chiedi più lo sponsor alla ditta di turno che fa i guantoni, ma chiedi che cada Dolce Gabbana, Gucci o eccetera, e ti danno lo sponsor, certo. Io sono convinto di sta cosa qua, quindi ci sta a dire finalmente che cazzo, vale, la tua immagine vale più di quello che molte volte sai fare qua. Quando ti parlavo del coso i sacrifici sulla barca sbagliata, se tu ti alleni tu puoi essere veramente fortissimo, cazzo. Vedi, lui sta vincendo per KO match dopo match con 2 fighter, nessuno ne parla. Ma io neanche lo sapevo, hai capito, per dire. Ma non per qualcosa, perché a parte che io, essendo che sono tutto il tempo tra lavoro e montare i video, non riesco, non riesco neanche a seguire gli atleti, non sto più seguendo gli atleti. A me c'è il mio amico che mi dice: oh, Walter Cogliandro ha battuto 2 tipi ex fighter UFC. Quindi voglio dire, faccio, minchia, cazzo, come mai nessuno ne parla? Allora mi sta sul cazzo, io che lo conosco dico, allora vengo da lui e ne parliamo. Noi ne abbiamo parlato tantissimi a lui di sta cosa, che dicevamo porco due, senza far nomi eccetera. Poi diceva tutte le altre come si dice, pagine diciamo così italiane vanno a contattare tutti gli altri fighter per altri determinati motivi, e c'è lui che adesso sta in un momento troppo top
se lo cacano veramente Però poco. non si può neanche pretendere, purtroppo. No, però lo dobbiamo spingere noi, cioè dobbiamo essere noi a spingere il problema sai lui. che cos'è? È che ora che vinci lo scoprono, perché giustamente lo scoprono, e allora tornano tutti come gli avvoltoi. E io ne ho già parlato con qualcuno del mestiere che ti chiamano per intervista qua, intervista là, e io da stronzo pure ti dico anche di no, perché fino a ieri doveri. Però, vedi, È sbagliato, lo so. tu ragioni Lo da so. imprenditore in questo caso. Ma non tu mi non frega devi, niente. tu non Io devi sono del ragionare. parere che però- Lascia i sentimenti fuori. Dalle Lo cose. so, però tu non sei un modello di Dolce Gabbana. Cioè, io sono un fighter, io ho deciso di fare il fighter perché se io avessi voluto fare il modello di Dolce Gabbana mi andavo a rifare il naso, mi sistemavo l'orecchietta. Abbiamo quel ragazzo che fa il modello, è bravo, bello lui. Ma mi frega niente di quella roba là. A me piace picchiarmi. Io voglio Però purtroppo- picchiarmi in un certo modo ed essere ricordato per quello che ho fatto. A me che poi l'aziendina del cavolo mi sponsorizzi il guantone, me ne strabatte le palle perché io me li compro da solo i guantoni. Certo, Anzi, ma a volte quello- li rubo ma pure. quello è giusto. Il discorso questo è giusto, nel senso, intanto non svenderti perché dopo, paradossalmente, se tu ti svendi per un paio di guantoni, un domani che vali qualcosa, l'azienda sarà sempre abituata a darti un paio di guantoni. Certo, ma perché devo pagare un non ti TikToker? non ti darà soldi più guantoni, ti darà, no, ma l'altra volta Pigliate i guantoni, pigliate un guantone un paradente. Certo, no. il paradenti. Il paradenti pure. Però il cioè- discorso di pagare un TikToker per fare un video con lui a me girano i coglioni. Sì, perché però- se però- posso io non lo voglio fare. Io Però voglio che- purtroppo, ragazzi, Ho un po' d'amici che fortunatamente fanno rap o qualcuno che fa attore e mi sono amici e ho avuto la fortuna di queste persone adesso no, però un po' prima quando erano leggermente meno famosi mi hanno aiutato a spingere e ho avuto un bel seguito. Però sono stati amici che l'hanno fatto per me. Chiaro. A me dà fastidio contattare qualcuno famoso e dire oh mi fai una Ti storia. prego, mi fai una storia. Ma A dai, me in cioè, primis, a me in primis il Figurati. rapper di quartiere mi scrive, che ho 10.000 follower su Instagram, mi scrive fa oh mi aiuti e io sono il primo che lo aiuto perché sono stato prima io a farlo come lui e quindi mi darebbe troppo fastidio non aiutarlo o non risponderlo. Però come dice Walter, cazzo, devono parlare i risultati, cioè purtroppo siamo dei fighter e i fighter sono tutti orgogliosi. sì, no. Quindi, Certo. quindi Però posso fare lo stronzo, adesso vabbè c'è la telecamera. Vai. C'è della gente che fa le interviste in Italia, ok? Che fanno le interviste a gente con 1-0, 1-3, cose che entrano a Cage Warrior Italia e non sono venuti a fare l'intervista a me che in 5 mesi ho battuto 2 fighter UFC. Lo sto dicendo a tutti, più un match di mezzo, tra l'altro io ho fatto 2 match in un mese, finito il camp per Y Warriors il 18 di marzo, il 20 di aprile ho combattuto in Finlandia, 2 match tosti in un mese, nessuno mi ha inculato. Però purtroppo Adesso che vado sulla pagina UFC, wow, io ho capito, arrivano Walter, tutti. quello che però Dai, vedi, non esiste però sta purtroppo funziona così, raga. Però mi vuoi dire il che quella problema- gente lì con 1-3 si è venuta un TikToker? No, ha avuto solo la fortuna di essere nel momento giusto a fare Cage Warrior in Italia perché l'hanno portato e ci sono certi blog eccetera eccetera che mi spiace dirlo, alcuni sono anche degli amici, a volte sono dietro al capezzale di istruttori e palestre italiane giusto per tenersi comodi. Però ti posso dire ma un'altra avete cosa. rotto il cazzo, Adesso però allora io- ti faccio un esempio per quanto riguarda me, no? Per quanto riguarda me, perché comunque ogni cosa che faccio comunque anche per me ha una spesa. Se mi contatta qualcuno, il classico fighter di turno, che dico che a me non interessa fare una collaborazione, ovviamente dico guarda bro, non mi interessa, anche perché nel senso per me io devo prendere la macchina, andare fino in Puglia o andare che cazzo, Certo. non ne vale la pena, ma anche perché io devo pensare anche per me comunque che spendo 800 euro di tasca mia per dire per andare a fare magari cazzo ne so, un video che magari poi non mi va, devo pensare anche per me, no? Nel senso, a differenza fatta per qualcuno che dico cazzo ho avuto la fortuna di conoscerlo all'SBG a lui, quindi siamo entrati in quel rapporto di però questa è una cosa che purtroppo vedi non tutti succedono per caso certe cose succedono per caso. Come hai detto te prima, comunque cioè, ti devi saper vendere, no? Abbiamo avuto tante esperienze come il ragazzo là, che lui è un pugile, prima faceva il kickbox professionista, lui ha combattuto in Bellator e
fortissimo, è veramente fortissimo. Ma veniva chiamato perché portava un pubblico. E della gente non veniva chiamato perché non portava un tipo di pubblico. È così. È così purtroppo. È così. Purtroppo è così, lo devo dire così, purtroppo sì. Però vedi qua hai due scelte. La prima scelta è dire mi lamento per quello che succede, oppure faccio qualcosa. Oppure faccio qualcosa. Purtroppo il fare qualcosa surclassato da tutti i fighter che non fanno un cazzo e io so di essere bravo. Secondo voi ragazzi, secondo te faceva piacere a De Carolis magari passare come quello, come quello dello scarso che va a combattere contro Scardina, che è il campione, il top, quello pagato? Io sono convinto che ha preso. Il campione WBC è stato De Carolis. Sì, De Carolis, il campione mondiale. WBC. Però voglio spegne la gente ancora da Però voglio dire, capisci, la borsa, io sono convinto del fatto che la borsa di Scardina, no, io forse la so anche la borsa però non so quella di De Carolis, ma so quella di Scardina, ha preso molto più che De Carolis. Probabile. Quanto gli starà sul cazzo però magari un De Carolis che dice io ho una vita che faccio il pugile, che mi faccio il culo a titoli altissimi e devo passare come quello scarsone. Però a volte andare contro quella gente lì ti aiuta, perché tipo il mio avversario, l'ultimo, super il dio praticamente di Abu Dhabi e dintorni, lo batti e però non hai il seguito perché hai battuto quello. Sei comunque andato su tutte le pagine. Io non penso sia così. Ti devo dare ragione. Io non penso sia così. No, io ti devo dare ragione, perché lì chi ti riempie il palazzetto è Scardina. Sì. Cioè chi ti ha riempito l'Allianz Cloud è stato lui. C'erano i tifosi dei Carolis che c'erano. Ma senti, a Bellator Italia perché ci hanno chiamato? Sì. Al di là che fossimo bravi, la triade io, Solli e Scatizzi piaceva. Sono venuti in Irlanda pubblico, a farci l'intervista. fanno tutta sta roba. Abbiamo fatto tutto. Io ho ringraziato Bellator perché mi ha dato un'opportunità della Madonna. Però io ho portato forse 500 persone al palazzetto. Vabbè. Sei di Milano, sei di Novara, vivi qua. L'esempio l'hai fatto prima con Conor e Khabib. L'esempio l'ho fatto prima. Cioè, gente che non frequenta l'MMA, cioè che non si allena. Certo. Ma la gente ancora adesso dice quello là che ha battuto Conor. È vero, sì, se tu su 10 persone che non fanno MMA. Poi ti dico una cosa, non vuol dire nel 90% dei casi il pubblico si dimentica di te. Sì. Quindi non è vera quella cosa che dici te, cioè in parte può essere vera. Un 1% forse del pubblico di quello che hai battuto viene a seguire te, l'1% però. No, non pensare si ricorderà di Conor e non di Khabib. Non pensare che tornasse Scardina a combattere prenderebbe comunque più di De Carolis nonostante abbia perso. È fattuale come cosa. Però comunque il Conor della situazione non si è venduto, come dicevamo prima, con un TikToker, si è venduto sfondando la gente, perché Conor è diventato famoso però attenzione, facendo ha trovato anche una nicchia, però capisci, non tutti siamo personaggi così. No, è capace che io fossi stato l'attitudine di Conor McGregor a quest'ora con YouTube avrei avuto Eri Logan Paul. 10 milioni di iscritti, invece ne ho 50.000, hai capito? Siamo tutti Conor. Purtroppo non siamo così, quindi ci tocca per forza fare altre cose, devo compensare con qualcosa. Io ho detto, ho un po' di scelte, nel senso, o continuo così per dire ci spero, oppure faccio qualcosa, dico ci investo soldi nella qualità dei video, nella qualità dei microfoni, degli audio e tutto quanto, in luci, set, eccetera. Oppure mi lamento che la gente non guarda i miei video. Certo, ci sta. Allora vedi, purtroppo è quella la cosa. La cosa che tu dici del TikToker, io non farei mai la collaborazione. Io ho capito il senso di questa cosa, però abbiamo fatto l'esempio prima del quanti stage, tu stesso l'hai detto prima, degli stage magari dove andavi con Scatizio, che ne so, che riconosceva Scatizzi o te perché vi ho visto nel video di Erwin. Certo, che tu dici cioè a livello di logica sta sul cazzo, perché dici cazzo, io sono 10 anni che combatto, ho fatto un video con questo, hai capito, ma la gente mi conosce, tu sei quello che ho visto nel video di Erwin. Magari non sanno manco che fa il fighter. Sì, bravo, eri in SBC per caso, no, minchia. Io mi meno, raga. Scatizio uguale, mi diceva, andava agli stage, ma tu sei quello del video Trust the Process. Cioè, mi faccio, sì, ma intanto, cioè, per dire, il tatuaggio è il suo e il... però pensano che il video sia tuo e lui si è fatto il tatuaggio per il tuo video. Ed è la verità, Però purtroppo capisci che è così. Quindi cosa vuoi fare? Vuoi collaborare con determinate persone o vuoi stare a lamentarti? Perché tanti fighter io penso... Devi trovare una via di mezzo.
Devi trovare una via di mezzo e collaborare con le persone giuste inerente a quello che fai, secondo me. Trovare persone come te, trovare delle persone, trovare un rapper super famoso che segue MMA. Però in quel caso magari pagarlo il rapper. Sì, però perché aspetta? Se puoi pagarlo per farti aprire. Perché tu mi hai scritto e mi dici, senti, vogliamo mica fare sto video? E io ti dico immediatamente di sì. Perché al di là che tu possa avere i follower, quello che vuoi, ci siamo trovati bene, hai creduto in un progetto e tu già dall'SBG mi hai detto, oh, magari la prossima serie la facciamo su di te perché farai il match. Chiaro. Tu non sapevi neanche se io potessi vincere o meno. Però dici, ok, ci poteva essere quella cosa. Però io vedi, voglio persone che credano in me in questa cosa. Non voglio fare. Però ti posso dire una cosa. Quello a caso. Ecco, e qua arriva il discorso ad esempio, il video. Non l'intervista, perché questa è più una chiacchierata. Nell'intervista sei teso, sei così. Sì, certo. Nella chiacchierata tra amici la gente può empatizzare col tuo carattere, ok? Quindi è già diverso. Nella serie, quella che c'è stata, ad esempio Trust the Process, eravamo al 100% tra di noi a cazzeggiare. Quindi empatizzi al 100% il pubblico che guarda quel determinato video. Io sono stato insieme a te una settimana giorno e notte e ti ho conosciuto soprattutto di notte. Soprattutto di notte. E soprattutto nel letto insieme. Letto Castello. Letto Castello. E soprattutto passare del tempo con una persona, impari a conoscerla, allora dopo io voglio vedermi un tuo match. Certo. Hai capito? Quando combatterai, dovessi combattere in Italia, io voglio vederti combattere, ma perché ti ho conosciuto prima. Sì, certo. Se un altro ti vede solo nel match non ti ha conosciuto, ha visto il match non gli rimane niente. Questa è la differenza purtroppo. Comparire nei contenuti, i content creator, i video che si fanno, le serie, le che cazzo ne so, magari per me che un domani pagherò un videomaker per farmi il video montato meglio, per dire. Però è quello il punto. Se uno c'ha l'occasione, se i tuoi fan avessero la possibilità di vivere con te in palestra una settimana, quelli che ti assicuro che il rapporto sarebbe diverso. Però non c'è quella possibilità. Beh, infatti quindi non la a gente caso dove ti vede? Come fai a empatizzare con una persona? I fighter UFC hanno quasi tutti lo sponsor OnlyFans, che in Italia nel senso solo per e invece all'estero ce l'hanno gli atleti. Cioè tu vai sulla pagina di Usman a caso, al profilo OnlyFans o Brandon Moreno, e tu ti abboni per vedere questi contenuti. Cioè io faccio il video che sto arrivando in palestra e non penso che ci sia Usman che faccia robe strane, insomma. Magari sì, magari anch'io sono io. Fa lotta. No, è geniale. Vedi, ti ho dato il format. Ragazzi, corso di MMA nudi su OnlyFans. Avanti o qualcun altro, io no. Si chiama lotta. Io vi assicuro che prendereste una nicchia veramente grossa. Sì. Una nicchia, minchia. Prendereste più nicchie. Da una nicchia nerchia passa proprio tante nicchie. Direi nicchia che roba. Nicchia che roba. Però insomma è un po' tutto così. Però purtroppo è così. Vedi, io ad esempio lui non lo conoscevo. Cioè nel senso, a livello di persona. Sì. Io mo che ti ho conosciuto adesso, grazie a questa situazione che si è creata, io a maggior ragione il giorno che combatti io voglio vedere un tuo match, hai capito? E ci paghi perché hai fatto il video. Perché t'ho messo dentro io. L'ho messo dentro io, come tutto. Però... tutto. Sempre... già mi ruba le videocamere appena finito. Adesso no? Sto dicendo i soldi che ti do su dalla videocamera. Il programma è mio adesso. Che bastardi. Quindi vedi, in base alla situazione che è successa, che per caso io ho conosciuto lui all'SBG perché sono andato lì per scat. Poi sono venuto qua per lui e ho conosciuto te. Però succede per caso questa roba. Per caso succedono. Molte volte non puoi lasciare le cose al caso. No. Perché tanti tanti altri se le devono cercare. Io so che, nel senso, io ad esempio per me, io sto puntando a far crescere il mio pubblico, per dire, followers su Instagram un cazzo, gli iscritti ad esempio su YouTube, perché so che quello con 50.000 posso chiedere un prezzo alle aziende che mi chiamano. Certo. Con 100.000 un altro prezzo. Sì, con 1 milione, raga, non mi muovo per meno di 100.000 euro, hai capito? Cioè, capisci? Certo. Aumentano le cose. Purtroppo è un mondo dove adesso è brutto da dire, ma conta il numero, la gente guarda i numeri. Guarda, 5 minuti prima che tu entrassi parlavamo io e lui e dicevamo, dico proprio così, dobbiamo essere più
per crearci più situazioni, perché purtroppo l'Italia è un paese di nicchia su questo punto di vista qua, e quindi dobbiamo fare le puttane per farci conoscere di più. Arrivano sponsor, arriva pubblico, cioè, se arriva pubblico arriva lo sponsor, se arriva lo sponsor ti arrivano i soldi, se arriva il pubblico insieme allo sponsor arriva la promotion figa. È brutto da dire da fighter, perché è brutto da dire, però purtroppo gira tutto intorno a questo. Però tu pensa, se fai così per un domani fare questo di lavoro al 100%, che dici le mie borse saranno minimo di 40-50k per combattere a match. Faccio 4 match. Speriamo di però come base di partenza. Partiamo con un 50k match, per dire, no? Più il bonus, altri 50. Ok. sponsor arrivi a 100k, dai. Esatto. Quindi voglio dire, quello è il fine, no? Certo. Il fine finale. Puoi o lamentarti, purtroppo, o lamentarti che non c'è il pubblico, O stai a guardare. o stai a guardare quello che magari fa la tresciata del secolo. Mo' io vedo un sacco di... Io faccio video da 6 anni, ragazzi, e ci ho messo un sacco ad arrivare, magari per avere un pubblico bene o male, un pochino per la nicchia del settore, no? E vedo certi TikToker con 500.000, 1 milione di... mettono dei video, dei cazzo di video di merda, per dire, che fanno 1 milione di visualizzazioni e li contattano le aziende. E io dico, cazzo, a me sono 6 anni che faccio video, Perché a me non succede. a me non succede quella roba lì. Poi c'è quello di turno che purtroppo fa il però cosa posso fare? Mi lamento del fatto che quello sta facendo questo, allora dico no, intanto quello sta guadagnando. Ci sono TikToker, raga, che guadagnano molto di più, molto più di me, grazie al loro pubblico su TikTok. Io dico, io mi faccio magari TikTok, per montare un video ci metti 30 secondi. Sì. Io ci metto 3 giorni a montare un video Su YouTube. 3 giorni, più i soldi per spostarmi, più il tempo comunque della giornata, che eccetera. Mentre invece un TikTok 3 minuti, hai capito? 3 minuti hai registrato e l'hai montato. Vabbè, diventano famosi facendo il balletto, cioè, Però, raga, hai capito? Sembrava anch'io. Però c'è da dire una cosa. Oh, se piacciono vuol dire che abbiamo qualcosa in meno rispetto a loro. Ah, sicuro. Non ci sono cazzi. Cioè, se Fanno qualcosa in più di noi. McGregor, anche se era scarso, raga, faceva i soldi uguale. Sì. C'ha un'attitudine che tu lo vedi. certo. Il come parla, il come si veste, il come... Se non avesse fatto nell'MMA stava sfondando su qualche altro mondo, sicuramente. qualcos'altro, sicuro. Avrebbe spaccato su qualsiasi altra cosa. Purtroppo, hai capito, non tutti siamo... Non siamo Conor. Non siamo tutti Conor, non siamo tutti Floyd Mayweather. Certo. E sono pochi. Aspettiamo. Quindi ci dobbiamo adattare. Sì, per forza. Però... Finale del... Ragazzi, quanto si guadagna a fare MMA in Italia? Secondo voi che borse prendiamo? Secondo voi, che scrivetelo sotto nei commenti, ora risponderanno fra 5, 4, 3, 10.000 sicuro, 2, 10-20.000. 1. No, si può parlare di borse senza di, ovviamente, perché per termini contrattuali io so che non si possono dire cifre, però magari un range o magari di match passati dove si possono dire determinate cose. Beh, il mio esordio in Italia nel 2016, 100 euro più 50 euro di Cup of the Night. Non ci credo. Giuro. Non ci credo. Però no, aspetta. Considera 49 euro del parcheggio a Bergamo. Quindi Non ci credo. giuro, quello che vuoi. Esordio da pro? Esordio da pro, sì. Contro un ex pugile pro, eccetera, eccetera. Ho battuto il ragazzo in 1 minuto perché hanno provato anche a rianimarlo nel mezzo. Tipo, dai, magari sì, gli ho dato tipo 93 pugni in faccia, grande pound. 100 euro l'ingaggio, 50 euro di Cup of the Night. Non ci credo. E 49 era Ho fatto uguale a lui. I primi 2 match 100 euro, il secondo 150. Ah, abbiamo anche combattuto a gratis. Perché giustamente se il tuo ex coach organizza l'evento, cosa fai? Cosa molto bravo. Tra Però l'altro, ti davano i guantini, sì, eh? tra l'altro, C'ho dei guantini della Vandal. il mio 7° match da pro, se non l'8º, Sì. ho fatto un match gratis. Porca troia, raga. E Io non combattevo infatti da 2 anni, volevo combattere. C'era il Covid. C'era il Covid di mezzo, c'erano delle situazioni stranissime. Mi hanno detto: se vuoi combattere gratis, va bene. Mamma mia. adesso la cosa è cambiata, prima Ti che si dirò trovano di un più, poveri. visto che in Italia sono non tutti, non dico, ma non sono tutti molto, diciamo, come dire, onesti. Ok. Al mio avversario gli hanno dato 500 euro, a me niente.
Apri e chiudi parentesi. Comunque andare all'estero è realmente la svolta, cioè da quando siamo andati all'estero le borse sono nettamente migliorate e tu capisci perché uno all'estero può fare il professionista tutto il giorno a differenza di qua noi. Ok. Perché hai delle prime borse di ingaggio su anche promotion non di altissimo profilo ti mollano 2.000-3.000 euro e dici ah vabbè dai, non saranno tantissimi. Però è già qualcosa. Ti dico, quella media che avevo io, che ho fatto 4 match all'anno, quindi ho fatto 8-0 nei primi 2 anni, sommaci 3, metti 4 e 5 che ci va a aumentare, dici vabbè dai, guarda, non li hai chiusi male. Ok, va bene. Quindi è già qualcosa, cavolo, è già qualcosa. Sì. Cioè, rispetto comunque all'Italia, dove veramente vedi delle borse. Io vedo gente che ancora li pagano 400 euro e poi sì. E già l'MMA la stanno pagando, perché se guardi tipo gente che fa Muay Thai o cose, cioè meglio. No, kickboxing e Muay Thai, lascia perdere. Combatti per fare la Ram Muay e basta. Quasi. Te lo lasciano fare. Per combattere, dici senti per favore mi fai mica combattere. Vabbè dai. Vero, cavolo. Quindi tu ora in che federazione stai combattendo? Si può dire? Sì, no, l'ultimo l'ho fatto in Y Warriors. Evento marchiato UFC Fight Pass. Praticamente è patrocinato da UFC. E quindi anche tipo l'ultimo match che abbiamo fatto è stato fatto nella Fight Week della UFC. Quindi abbiamo combattuto martedì apposta per avere anche le special guest e tutto. E sabato notte c'era il main event con Makhachev contro Volkanovski. Ah, ok. Quindi sono stato là al palazzetto e tutto con Volkanovski, Makhachev, tutti Borracina, sono venuti lì a fare i complimenti e cose, quindi è stato super bello. Che spettacolo. Non ho nessun contratto. Vedi aver avuto in quel caso là magari stipendiato un videomaker che ti segue? Ce l'avevamo. Certo. Ce l'avevamo perché in Irlanda, certo. Oh, perché... dove cazzo sono i video? Perché in Irlanda, sulla mia pagina Instagram, seguite sulla pagina Instagram, perché noi in palestra a Dublino abbiamo un videomaker davvero molto bravo. L'ho visto, Fighter quello 365, sì. Quello che fa i video a John Kavanagh, giusto? Esattamente, lui. Quindi John è venuto al mio angolo, quindi lui cosa ha fatto? È venuto a seguirmi non tutta la settimana perché purtroppo ci hanno anticipato il match. Lui doveva venire sia per me che per Johnny Walker. Il mio primo match in teoria era il 20, che era venerdì, e loro avrebbero fatto il 21. Ci hanno anticipato appunto per permettere alle special guest di venire, sì. E quindi lui mi ha fatto solo 2 giorni di video, quindi una parte di preparazione e poi il match. Vedi quanto sono avanti all'estero? Sì. Perché qua in Italia non fanno una cosa del genere? Perché non prendono un cazzo di video? Io non so neanche se lui tipo sia stipendiato da SBG o lui lo faccia per lui per fare la crescita, perché adesso tipo ovviamente... viene pagato da promotion importanti per andare a fare gli angoli. Adesso l'hanno già richiamato anche a Y Warriors per fare un altro videomaker per un altro atleta. Quindi sai, è un investimento, lui viene qua tutti i giorni e si fa. Spettacolo, ragazzi, spettacolo. Quindi da quel lato là eravamo messi bene e poi realmente la settimana era figa. Vedi, si dovrebbe fare tipo, si dovrebbe prendere il modello estero e importarlo per dire anche qua. Stiamo cercando di fare noi. Certo. Sia a livello tecnico che a livello di gestione, magari di corsi e quant'altro. Certo è che di gestione proprio più che a livello tecnico, perché a livello tecnico non dico non ci manca nulla, però 2 cose in 15 anni le abbiamo imparate. Ora ti faccio una domanda, cos'è che secondo te è più diverso all'estero negli allenamenti rispetto agli allenamenti che fanno qua di MMA? Guarda, qualcosa che hai notato te? Varia molto di più, varia molto, anche da palestra a palestra. Devo prendere una cosa specifica, non ti saprei dire, però la cosa che vedo che è molto diverso è che quando, i fighter la fanno i fighter, ecco. I fighter la fanno i fighter. Partner. Qua abbiamo detto siamo orgogliosi di avere 5 professionisti, 8 amatori. La mattina siamo in 40 sulla matrassina, professionisti. All'SBG dici, certo. No? Addirittura i professionisti qua sono professionisti che combattono da pro. Però sì, magari fa il parliamo postino di e poi professionisti che combatti da professionista. Là sono professionisti che fanno solo quello. Sì. E c'è una grandissima differenza. Vero, e per dirti gli ultimi sparring che qua abbiamo combattere, fare il professionista qua in Italia vuol dire combattere senza protezioni. Sì, bravo, esatto. No, professionista. Esatto. Sì. Il regolamento è professionista. Il regolamento pro è differente da essere un atleta pro. Ma tu non sei un professionista. Tu non sei un professionista. Pensa che ho avuto delle discussioni con gente in cui mi diceva no, non è vero, perché se io ho guadagnato anche 100 euro facendo un match sono un professionista. Nel pugilato anche i dilettanti guadagnano 50 euro a match. Ma c'è scritto, se tu prendi il dizionario, io ho preso il coso dizionario Treccani, professionista è una cosa che ti fa guadagnare
guadagnare, vivi con quello stai che vivendo con quello che certo. stai guadagnando. Se tu prendi 100 euro, che cazzo vivi? Ma che cazzo stai dicendo? Te l'ho detto, Tu stai morendo. Tu stai morendo col tuo sport. Le persone quando a me chiedono qual è il tuo mestiere, io per orgoglio dico il fighter, però mi porto da mangiare facendo le lezioni di private, perché ancora non posso permettermelo. Certo. Perché con le borse che prende, gli sponsor che ho, starei morendo di fame adesso. Però vedi, non tutti ammettono questa cosa che hai detto te. Vedi, ma la si gente sa, non lo cioè. dice, la gente non lo dice. Che mi dà fastidio e non vedo l'ora che arriva il giorno che dico semplicemente faccio il fighter. Ok, però Perché non è una cosa discreditata. No, non è, anzi. non è una cosa. È forse una motivazione che mi do a me stesso, perché ogni volta che lo dico vorrei dire faccio il fighter, però realmente faccio il fighter, ma realmente vivo facendo lezioni private e corsi. Quindi il mio obiettivo è dire faccio il fighter come di vita. Penso sia lo stesso anche per te, no? Nel senso, Sì. se no non staresti a fare i corsi per dire. Per me fortunatamente le borse sono aumentate parecchio, nel senso io tranquillamente, cioè per assurdo l'anno lo potrei chiudere tranquillamente senza lavorare, cioè nel senso far solo quello. Però giustamente anche solo per avere poi, come dici te, il seguito, il mio obiettivo appunto è aprire poi una palestra, crearmi una certa connection, così ovviamente vado avanti. Poi mi piace, nel senso al di là di tutto a me piace insegnare. Poi sei sempre nell'ambiente, sei sempre comunque. Cioè, però volendo, palestra. nel senso, potresti guadagnare molto di più, giustamente, no? Cioè, nel senso, le borse che ci sono buone, ma potresti fare lo step in più. Quindi morale della favola, raga. 31 anni, per questo deve lavorare 31 anni. Però sta facendo gli investimenti giusti. Sta puntando bene sui giovanotti, sui ragazzi giovani, così gli pagheranno la pensione e gli passerà. Raga, la mia fidanzata ha 24 anni, quindi il bastone della vecchiaia ce l'ho. Il fighter che spero che punti ha 25 anni, speriamo. Poi che cazzo devo dire? Oh, gli passerai tipo il coso, gli sposo le pastiglie, sai le cose. Bravo, Come Rocky Balboa e Mickey. bravo. Tira quel pugno! No, l'occhio, ma io voglio combattere. Ma più che non vedere non sentirà un cazzo, ma le orecchie. Iniziamo già malissimo. Spettacolo. Quindi, morale della favola, comunque, ragazzi, se proprio Trovatevi la ragazza ah no. trovatevi la ragazza ricca. Anche. Così mi mantiene. Era il piano B, ma non potevo dirlo. Amore, O la andiamo. signora anziana che mi mantiene, perché fare il fighter ci metti un po' prima di. È tosta. E al di là di quello che dicevi tu, c'è davvero da spegnere tanta gente. Cioè, i risultati arrivano e le borse arrivano se anche poi la promotion dove andate crede in voi e investe in voi. Chiaro. Perché se la promotion investe in voi, tipo a me adesso Why Warrior sta molto investendo su di me. Chiaro. E i soldi sono tanti. Certo. Se la promotion non ci crede, tu sei la carne da macello Però per capisci, l'altro. è molto ballerina come cosa, nel senso puoi vincere 3 match, poi puoi perderne No, 3, io poi a cioè, Why nel senso, Warrior sono entrato come carne da macello per il tipo che appunto doveva rientrare dalla USC e cose e far crescere. E poi invece che ricordiamo gli italiani all'estero sono visti proprio la carne da così. macello. È la carne da Invece macello. fortunatamente quando anzi ho perso in Italia, vaffanculo. Porca Dio, sta merda. Spettacolo. All'estero ho vinto, quindi. Però capisci, non sempre riesci a fare questa cosa qua del sorprendere, proprio spiazzare gli organizzatori, quindi dici Assolutamente. purtroppo te le devi anche cercare molte volte le Sì, situazioni. sì. La situazione arriva, però quanti dati alla mano sono riusciti, magari che sono finiti a fare Bellator. Mi viene in mente il ragazzo che è andato a combattere contro Michael Venom Page. Ah, Melillo. No, non mi ricordo. Melillo. Esatto. Se accetti un match così con una settimana di short notice, comunque cazzo, lo sai che è pesante come Io sto cosa, combattendo no? da 2 anni solo in short notice. Però poi io i risultati li porti, nel senso potrebbe essere rischiosa, però quando poi li sdrai con la short notice, Esatto. fai hype? Se non va bene, però, capisci, torni nel dimenticatoio. Torni nel dimenticatoio, Purtroppo però... sì. Sto match qua, l'ultimo che ho fatto con l'ex campione del mondo di Cage Warrior. C'era lui, mi chiamano, mi propongono 3 avversari diversi. Noi per la situazione che ci volevamo creare abbiamo scelto apposta l'ex campione del mondo del Cage Warrior, perché ci volevamo creare una certa situazione. Ed è un Poi il rischio, match è andato come è andato. Chiaro. Però io potevo prendere gli altri 2. Ho detto no, andiamo su qua, perché se vinciamo questo qua si crea tutta una situazione. E stavamo vincendo. Però tornassi indietro a livello di magari costruzione della carriera, non sarebbe stato meglio? Cioè, tornassi indietro, non rifaresti con un altro avversario, per dire? No.
Cioè non pensi che questa, perché io ho notato che si guardano un sacco oramai quando non c'è più lo zero nelle sconfitte. Sì. Cazzo, purtroppo perdi borsa. Io sai l'unica cosa che cambierei della mia carriera? Avrei, a parte essere andato fuori prima e non affidarmi a certi personaggi, ok. E l'altra cosa, avrei iniziato a fare match molto 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 più duri prima. Cioè invece di arrivare a 8-0 in Italia, avrei iniziato. Adesso vabbè, per assurdo, faccio l'esempio di Cage Warrior, no? Cage Warrior arriva in Italia. Quando io ho fatto Cage Warrior avevo 10-1. Cage Warrior era, per me era una promotion a livelli esagerati. Chiaro. Poi vai all'estero e dicono, oh, Cage Warrior comunque guadagni un cazzo. C'è anche quella che, esatto, È una promotion è una di quelle che paga un cazzo. Sì, quando gli ho saputo le cose. Gli altri fanno. Combatte anche Giorgio. Porca troia. Gli altri porca fanno troia. gli esordi a Cage Warrior all'estero. E quindi ti dico, tornassi indietro, su già tipo arrivare a un 3-4-0, io avrei iniziato a propormi a Cage Warrior. Dico Cage Warrior perché lo conosciamo, cioè, conosciamo tutti. Ok. Ma anche solo, ho combattuto in Finlandia. Sono andato prima in Finlandia a fare il match. Perché l'avversario che ho beccato in Finlandia era l'ex campione del mondo IMAF. E io arrivi in Italia che sei coccolato, e poi arrivavamo in Italia che tipo devo sfidarmi per forza con te, però tu sei forte, io sono forte. Magari qua sei nella zona di comfort. Tu esci fuori. La situazione, come dici lui, cioè combatti col campione del mondo, hai perso. Allora, calcola che se vinci vai, tutta è un'altra situazione diversa. Certo. Se perdi, tu sei uscito dalla gabbia col campione del mondo. Quando entrerai in gabbia col prossimo avversario, tu ti ricordi Cosa ti può che fare hai combattuto quello? col campione del mondo. Quindi sì, hai perso, va bene, hai perso. Però poi il match dopo. Però noi siamo arrivati. Si presuppone però che non sbagli dopo, però. Perché se sbagli anche dopo, purtroppo Bravo, la gente guarda, quei numerini li guarda. no. Guarda solo, Purtroppo i io numeri li 10-1 che arrivo e vado a fare Cage Warrior. Lui aveva 7-0, 7-0 avevi? Che giuro, Sì, 5-0. 5-0. Bene, poi vai a fare lo scotto che dice è il momento di dimostrare. Cioè 10-1 sono 11 match e sono tanti. 5-0 è un record importante, ti chiamano dall'estero. Sei stato troppo a casa, troppo nella comfort. Quando vai fuori diventa un problema. Chiaro. Non ti sei allenato fuori. Io quando ho fatto contro Aimable a Cage Warrior, per me lui aveva 8 braccia, cioè mi sembrava un alieno. Ora, minchia, con la gente che davvero combatte UFC diceva Poi prima o poi, cioè, vinci, poi prima o poi uno forte devi davanti te prenderlo. lo trovi. Ti alleni all'estero. Cioè, prima o poi ti arriva gente forte. sui primi, il secondo, il terzo, il quarto, poi il quinto match ce lo devi fare. Cioè, se vuoi salire forza. livello, vuoi andare in una top promotion, o vinci e fai tutti i match di merda e poi ti trovi super in una top promotion, ti fai male, vai giù di testa e dopo non fai più niente. O per le cose che fai graduale, accetti le tue sconfitte, ritorni a Devi lavorare. prendere il match facile quando hai avuto una brutta sconfitta, secondo me. Hai bisogno anche solo a livello mentale di rientrare nel mood e prenderla. Hai ragione. Io penso però anche questa cosa qua devi andare all'estero a combattere. Sì. Poi non funziona così, tipo io ho perso. Devi andartela, ma anche solo ad allenarti in palestre dove ci sono campioni. Sì. Così c'è un'altra sicurezza. Se ti alleni nella stessa palestra con i soliti tuoi amici dove fai lo sparring, sei tra amici a fare sparring. Senti, tu sei arrivato a Dublino nel momento che io ho preparato il match insieme, vabbè, sia a Scott che soprattutto Pedro, no? Pedro Carvaglio. 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 Pedro, numero... bro. Aspetta. Sì. Il numero 3 al mondo, adesso il numero 4 al mondo di Bellator, no? Quando mi hanno proposto il match a White Warriors contro l'ex fighter della UFC, dici, ma tutti i giorni mi alleno con uno che porta a casa, a parte la borsa, quanto porta a casa, ma cioè, che gente ha battuto? Ha fatto il match per il titolo del mondo contro Patricio Pitbull, era contro Jeremy Kennedy che ora andrà il titolo. Ci vai, non dico a cuor leggero. Hai una però sicurezza dici, in più, bravo, dici cioè, io mi sto allenando con uno che comunque è forte. Bravo. Come per me, io facessi sparring, per dire, mi alleno da 10 anni con Floyd Mayweather e so che non lo batto ma lo metto in difficoltà. Dai, chi pugila che ti dà fastidio poi. O comunque a livello mentale Bravo, nessuno. a livello mentale tu... A livello di testa sali sul ring che sei. Come per te allenarti più. magari in SBG, che cazzo ne so, con Conor e dici io già metto in difficoltà Certo. Conor quando vado sulla lotta a terra. Dopo dici, raga, non posso essere stressato in nessun altro match dopo. L'ultimo nostro match che abbiamo preparato insieme là, Johnny Walker, è venuto un giorno mentre facevamo i PAO, viene da noi e si mette a raccontarci la sua strategia contro Ankalaev. Ha fatto vedere delle cose, mi ha fatto vedere delle cose. E tu dici, ma quanta altra gente Spettacolare. può avere la possibilità di allenarsi col Johnny Walker? Spettacolo, sì. Entrare in palestra e vedi Conor che passa.
Entri in palestra e c'è Brad Catone che ha vinto il TUF. Entra e c'è Coso. Entra e c'è quell'altro. Poi c'è Federico Perri. Poi c'è Perry. Perché noi non arriveremo qua. Arriveremo là. Cioè, là, perché là. l'obiettivo è lì, è tangibile, è tangente, è in tangenziale. Bacione a Federico Perri che è il numero 1. Grande Federico Perri che non è annegato nella strage in Toscana. Stava morendo a Pisa annegato, quindi grande Fede. Aveva i bracciali dell'SBG, grandissimo. Quindi l'ho chiamato un giorno sottomarino. Porco Dio. Grande Fede. Il video finisce così, ragazzi. Grazie, raga. Sai che faccio le chiusure top? Grazie, raga. E noi ci vediamo alla prossima puntata. O al prossimo match di Walter o Tanio.